Ciao a tutti ragazzi, sono qua con Marco, il Balla, che giustamente oggi siamo qui con Legend di Viscount, modulo per fare l'Hammond, e quindi chi meglio del Balla per analizzare insieme a me la cosa. Allora, prima di tutto, premessa, come molti di voi sanno, chi mi segue almeno lo sa, io non sono non sono uno specialista dell'Hammond, nel senso che lo suono in modo molto così, insomma, rock and roll, per quello che posso. Però ho molti amici invece che, siccome mi vogliono bene, non mi dicono mai smettila di suonare l'Hammond, che non sei buono. Però nel senso li conosco e parlo spesso con loro di Hammond e cose del genere, quindi insomma conosco lo strumento, l'ho suonato tanto in contesti, diciamo, dove doveva uscire nel modo quello, diciamo, appunto, rock and roll del termine, quello dove magari basta una frequenza diversa, un colore un po' diverso di suono per rendere o meno sul palco. E questo è importante perché molto spesso questi strumenti hanno questa finalità, cioè quella di riuscire poi, no, a essere ascoltati, sentiti e a legare con il resto. Io adesso all'inizio ho fatto quella cosa dove ho suonato un po' di tutto perché appunto poteva essere interessante capire fino a che punto lo strumento fosse in grado di restituire un po' la sensazione dell'Hammond in un contesto così un po' rock and roll, chiaramente casalingo ragazzi, non è che siamo su un palco, però si tenta in qualche modo di raggiungere una situazione che possa essere simile, ecco. Ed è per questo che poi faccio tutti questi video in questa modalità, anche per mettere gli strumenti in un contesto musicale più che altro. Poi ripeto, dal punto di vista anche proprio dello strumento nel senso più tradizionale del termine, io l'ho visto suonare a quelli bravi e suona bene, cioè nel senso, ma quelli sono anche loro cioè, che suonano, quindi voglio dire è un misto di cose. Io adesso lo sto analizzando dal punto di vista della resa generale. Poi vabbè, chiaramente qui cioè, ci sono dei preset, però io sono andato anche abbastanza così un po' a intuito.
Allora, adesso ho provato a fare un pochino, diciamo, di quello che è un settaggio tradizionale, un po' più sporco del tradizionale, perché diciamo che preferisco in questo modo. È un po' a mio gusto, però diciamo che stavo provando a sporcarlo anche un po' col drive per cercare di dargli un suono che è simile e vicino a quello che piace a me. Poi chiaramente dell'Hammond ci sono tutte le possibilità e tutti i settaggi, tutti, diciamo, i parametri classici che sono nell'Hammond, quindi ci sono le percussioni con tutti i parametri delle percussioni, c'è il chorus e il vibrato che vi faccio ascoltare. Adesso io spegnerei un attimo. Chorus 1, vibrato 1, vibrato 2, chorus 2, vibrato 3 e chorus 3. Tolgo la saturazione, la tolgo il reverbero. Ecco, sentite che, diciamo, come generazione sonora il suono c'è, nel senso, adesso tolgo la percussione. Rotary, percussione. Qui avete chiaramente questi drawbacks che possono essere utilizzati sia per il manuale, sia, scusate, non mi veniva superiore, cioè, quindi ho dovuto chiedere consiglio. Allora, sia per il manuale superiore che per il manuale inferiore. Chiaramente ci sono dei preset e tutto il resto. Quando vogliamo, io adesso ho splittato, qui ho questa parte di tastiera e posso settare i drawbacks così, e la stessa cosa vale per questo. Ecco, qui ci sono varie possibilità, nel senso che io adesso ho davanti l'editor e sono collegato. L'editor è interessante perché ci sono vari tipi di overdrive, per dire questo rispetto a questo sono diversi, ce ne sono anche di cattivissimi. Scusate, abbasso un po' il volume. Se vogliamo andare un po' negli anni quelli là, chiaramente sentite se inserisco Leslie, ho collegato il pedale . Adesso chiaramente ho esagerato. Allora, la sensazione, devo dire, rispetto ad altri cloni è diversa. Ora, chiaramente questo me l'ha mandato Viscount per farmelo provare e perché dopo aver provato il Legend, insomma, ero curioso. Ora, chiaramente, come detto nell'altro video, siamo d'accordo perché io sia più sincero possibile, quindi lo sarò. Allora, la sensazione è che rispetto ad altri cloni, dove in qualche modo il pacchetto che viene venduto è così, già pronto
tra virgolette, non so come dire, per un'abitudine all'ascolto che abbiamo, che è quella così, diciamo, del clone performante da subito, con un suono che ricorda le registrazioni, ricorda un certo tipo di sound che siamo abituati ad ascoltare e a ricordare perché arriva dai dischi. Qui siamo di fronte a una cosa un pochino più, come si può dire, da addetti ai lavori, tra virgolette, nel senso che si parte da un suono, tutto il resto si comporta in un modo un po' diverso, è un po' difficile da spiegare, ma vi faccio un esempio molto pratico. Nel senso, la sensazione, per esempio, del Rotary, non è come in altri cloni. Non so come dire, è come se si sentisse un po' di più la parte pura del suono. Questa è la sensazione che ho io. Un po' come se si sentisse un po' di più il suono per quello che è, cioè il suono dell'organo, dei drawbars, delle tone wheel. Lo sento più presente rispetto ad altri cloni. Lasciate perdere, poi chiaramente adesso levo tutto. Però tutto va dosato con molta attenzione. L'unica cosa che ancora non ho capito bene è il drive, nel senso che ho provato a cambiarne un po', sono diversi, alcune cose funzionano meglio in una parte della tastiera, altre funzionano meglio in un'altra, nel senso che ci sono un po' di, diciamo, di settaggi preconfezionati, alcuni sono più scuri, altri più chiari, altri hanno un drive più aggressivo, altri meno, chiaramente si possono cambiare anche da qui, però è più facile con l'editor, e diciamo che la funzionalità dipende dal drive anche che cosa si può suonare, quindi non è sempre la stessa cosa, bisogna starli un po'. Quella è l'unica cosa su cui sono dovuto stare un po' di più per capire come fare. Per esempio, per il pezzo all'inizio ci siamo messi lì anche con Marco a vedere quale potesse essere il drive più adeguato a quello che volevamo fare, mentre in altri casi provandoli mi sembrava meglio un altro, come adesso che vi stavo facendo sentire i drive, quelli un po' più così purple, diciamo, style. Però vabbè, al di là di questo il reverbero è bello. Anche lì, per tutto quello che riguarda reverberi, cose del genere, abbiamo anche qui sia una Hall che la Spring, e per tutti e due i reverberi possiamo mettere a posto settaggi e cose varie. Per quello che riguarda il suono di base, avete sentito bene o male quello che è più o meno. Poi ci sono una serie di preset che sono stati sì, diciamo che in generale è un suono più diretto, anche quando ed è molto molto jazzistico, secondo me. Quando si tratta di suonare in modalità, diciamo,
con un tradizionale 888. Sentite che la nota è giusta, c'è. Adesso levo il drive. Sento una bella pasta, soprattutto me lo immagino. In un contesto di accompagnamento e all'interno di un brano dove c'è bisogno di quel colore. Si va a finire sempre lì perché anche un po' in purezza, no? So come dire, è l'organo, cioè nel senso è molto vicino a quello che è il suono di un Hammond e lo clona molto bene. Tutto quello che riguarda il Leslie, per esempio, mi piace, per quello che riguarda, diciamo, la parte così un po' orientata all'aspetto rock, diciamo, dell'Hammond, che è un aspetto che chiaramente non a tutti interessa, ma a molti sì. Probabilmente io credo che si possa integrare magari in modo differente, utilizzando qualcosa di esterno e magari trovando delle soluzioni che facciano venire fuori meglio quel lato, ecco, ma semplicemente se ne avete bisogno, perché già così comunque avete sentito all'inizio si può fare del rock and roll, non è che non si può fare. Semplicemente ultimamente siamo abituati a dei drive un pochino più performanti. Per il resto suona benissimo, nel senso che questa pasta qui è veramente bella. Cioè, questo è veramente Hammond tanto. Ecco, quello che si può dire è che se ci si mette lì a muovere i drawbars, un po' come succede quando si incontra un Hammond la prima volta, all'inizio si suona per cercare di fare, poi se ci si mette lì un attimo. Questo lato così proprio pulito e preciso è veramente pazzesco. Cioè, da questo punto di vista ci si perde via, ci si mette lì e si possono passare ore a muovere solamente, a mettere giù un accordo.
e sentire come come sentire come reagisce l'impasto generale quando si usano i drawbars. Questa cosa qui è incredibile, ve lo garantisco, perché normalmente questa cosa è proprio quella che è più difficile trovare nei cloni. Cioè, questa sensazione di cioè, capire come è stato concepito lo strumento, non so come dire. Poi tutto il resto di cui abbiamo parlato, quello si può rivedere, e spero anche che in futuro venga magari migliorato, perché comunque queste sono tutte macchine digitali e quindi possono subire cambiamenti software e tutto il resto. Quello che so io è che tenendo poco drive comunque si può avere un buon risultato e anzi direi ottimo. La cosa che mi piace di più di questo clone è il suono di base. Io sono convinto che questo qui, dentro, questo si dice sempre, lo metti in un Leslie, va bene tutto, fino a un certo punto, perché questo qui, quando ci stavamo guardando anche con Marco, adesso ce ne stiamo rendendo conto mentre lo facciamo, cioè nel senso che tolto tutto, posso lasciare, che ne so, il chorus, va bene? Ma sentite che non si... Questa cosa qui non è da sottovalutare assolutamente. Quindi, insomma, questo è un po' quello che di importante c'è dentro questo strumento. Cioè, dentro c'è un cuore, c'è un Hammond, no? Cioè, nel senso, è una cosa che si avvicina tanto a quello strumento là. Diciamo che preso a sé stante, messo di fianco magari a dei cloni che oggi sono più in voga, può magari così mostrare il fianco, perché non fa effetto subito. Però secondo me, se utilizzato, infatti lo stanno utilizzando un sacco di musicisti molto cioè, dei conoscitori profondi dell'Hammond lo stanno utilizzando, perché evidentemente ci trovano dentro proprio quel lato lì, quella sensazione di essere di fronte a uno strumento che imita molto bene l'Hammond nel senso più pulito del termine. Poi tutto quello che riguarda il concetto successivo, cioè quello della registrazione che è stata fatta negli anni, quello della discografia dell'Hammond, allora magari lì è più difficile arrivarci immediatamente, come succede in altri casi. Questa è la sensazione che ho avuto io. Poi ditemi la vostra e fatemi sapere come quella che è la vostra esperienza, anche come l'avete trovato. Io l'ho suonato come mi piace suonare l'Hammond in quel brano di prima all'inizio. E alla fine, mettendomi lì, ho trovato un sound che mi interessava e che mi piaceva. Mi rendo conto poi, suonandolo e standoci sopra, che la sua forza è quella di cui vi ho parlato. Cioè, proprio la generazione, così, è molto, molto fedele. Ecco. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, spero sia stato utile, ditemi la vostra, attendo tutti i vostri commenti. Ringrazio Marco che è stato qui con me, l'abbiamo così diciamo scartavetrato insieme, cercando di carpirne i segreti e niente. Poi non vi ho detto che chiaramente sia sull'editor che all'interno ci sono tantissimi settaggi sui quali diciamo si può agire, anche modelli di organo e di tone wheel, però in realtà poi la fedeltà del suono e la qualità l'avete sentita, insomma. Quindi vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo presto e ringrazio Marco, il Balla e niente, Legend Viscount, Legend KB, Organ, Expander, che c'è scritto tutto. Ringrazio Francesco, ringrazio Elvio che ci siamo sentiti ieri, ringrazio tutti gli amici italiani che fanno dei cloni bellissimi alla faccia di tutti quanti. Forza Italia, che domani siamo in finale. Aspetta, chiaramente, giustamente, voi vedrete questo video chissà quando, quindi non so come sarà andata.
Comunque per adesso Forza Italia, comunque sarà andata quando vedrete questo video. Ciao, ciao.